Salve a tutti ragazzi, benvenuti nel canale di Monster Dip. Sono Alex e oggi voglio spiegarvi la differenza personale per quanto riguarda le diverse tipologie di canne. Sappiamo tutti che la canna gioca una parte fondamentale della sessione di pesca che si va a affrontare. Se stiamo affrontando una sessione in gommone, sicuramente le 10 piedi e le 10 piedi retrattili sono la scelta migliore, perché sono canne corte che ci permettono di essere più maneggevoli sul gommone per quanto riguarda magari l'inguadinamento o anche semplicemente la mobilità. Ancora meglio la retrattile, perché nel momento che sta nel pod o l'appoggiamo nei picchetti dove vogliamo, la canna l'allunghiamo fino a 10 piedi, ma nel momento che siamo nel gommone più è corta la canna e meglio è a livello di mobilità, quindi portarla a 8 piedi sicuramente è una scelta molto vantaggiosa. Poi ci vogliamo spostare per quanto riguarda il lancio. Per il lancio andremo a optare una canna 13 piedi da 3 libbre e mezzo a salire 3 libbre e 75, 4 libbre. Più il libraggio alto, più la canna sarà tosta, ovvero rigida nel lancio, e ci permetterà di caricare meglio e arrivare a distanze più lontane. Mentre per quanto riguarda ad esempio una sessione in carpodromo, possiamo tranquillamente utilizzare una 12 piedi, magari 3 libbre, che è una canna più morbida ancora, che ci fa divertire di più per quanto riguarda magari la sensazione con il pesce, oppure anche una 10 piedi, visto che non bisogna arrivare a distanze importanti, e ad esempio 60 metri che ci basta su un carpodromo per affrontare una sessione tranquilla. Di queste scelte sicuramente a me avrete visto maggiormente utilizzare lei, la 13 piedi, con mulinello con bobina conica e 30 in bobina per quanto riguarda le sessioni normali, mentre per quanto riguarda le sessioni di gara andiamo ad utilizzare un 25. Più il filo ovviamente è fino, e non c'è bisogno di dirlo che maggiore sarà la distanza, perché andrà sicuramente a sbobinarsi meglio. La nostra scelta ovviamente come con i fili è sempre il Katran tipologia Synapsi. Lo scegliamo un V perché di notte con la torcia Katran che potete vedere in qualche video, il filo diventa fluorescente la notte, quindi si vede meglio. Per quando bisogna andare con i distance stick a scegliere la distanza di pesca, possiamo sia illuminare, se hanno delle parti fluorescenti distance stick, e sicuramente di illuminare il filo. Mentre quando siamo in cattura noi possiamo andare ad illuminare il filo e vedere magari se ci sono incagli, se ci sono ostacoli, e ci possiamo orientare meglio su dove e come muoverci. Mentre la canna che mi avete visto utilizzare nel video di Pisa è lei, la 10 piedi. Mi ci sono trovato veramente molto bene, una canna da 10 piedi, 3 libbre e mezzo, divertente e molto maneggevole, mentre lei è la 12 piedi 3 libbre. Questa canna c'è una storia dietro, è stata la mia prima canna di livello che mi è stata data come regalo da mio padre, quindi c'è anche un legame affettivo dietro. E come vedete la scelta dei mulinelli con me non è tanto ampia, visto che uso sempre Daiwa, perché già dal principio mi ci sono trovato bene. Con lei ho affrontato veramente tante sessioni, da quando sono andato al Lago Gatti, per quanto riguarda, loro sono venuti anche con me a Bled, quindi loro possono dire di aver visto il lago di Bled. Dopo possiamo parlare di carbonio, esistono tante varietà di carbonio, ad esempio il 4 rilegature, ci sono tanti tipi. Le anellature, anello da 50, anello da 40, anello da 30, ponte singolo, doppio ponte. E questo ne andremo magari a parlare in un video più specifico, dove voi mi chiederete ad esempio di una 13 piedi e io vi spiegherò perché montare, sempre secondo me, un anello da 50, un anello da 40 o un anello rovesciato, doppio ponte. Gli argomenti sono tanti e sempre molto personali. Questa canna, come penso tutte, monta lo shock leader, che lo shock leader sarebbe questo filo trecciato che esiste anche di fluorocarbon conico oppure non conico, che serve nel momento del lancio, della sollecitazione del filo. Noi quando andiamo a lanciare con un 25 a quelle distanze
comprometterebbe sicuramente la rottura della nostra montatura. Mentre utilizzare lo shock leader ci permette di caricare la canna, arrivare a quelle distanze senza manomettere o compromettere quello che è il nostro filo. Questa canna monta un anello da 50 doppio ponte, poi tutti anelli a ponte singolo. La differenza di questa cosa è che il doppio ponte è un anello più rigido, quindi in questa parte la canna sarà più rigida rispetto a questa parte che è ponte singolo. Se volete più video specifici oppure avete magari richieste su una canna particolare, se sarà presente nei nostri armamenti, sarò ben felice di illustrarvela. Iscrivetevi al canale, mettete like e ricordate Monster Dip, il tuo compagno di pesca da paura, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!